Buongiorno a tutti amici. Oggi pranzetto di fronte al mare, poi portiamo Davide a fare la scuola e io e Rita andiamo a vedere un parco naturale che si trova praticamente a una decina di minuti dall'hotel. Si paga, se non sbaglio, 200 baht a persona e si può entrare dentro. Ci devono essere delle spiagge, dei posti magnifici. Adesso pranziamo qua di fronte al mare. Guardate che bello e che bella giornata c'è oggi. Cioè il mare è splendido oggi, è talmente piatto, sembra una tavola, guardate. Questo posto è meraviglioso, con questi isolotti, è fantastico. Vabbè, ma adesso pranziamo e poi già visitiamo e già filmiamo per voi, amici. Chissà se qua è aperto, ci servono, vediamo, non lo so. Guarda che bello, eh? Che cosa sono? Pollo. Pollo fritto. Pollo fritto, verdure e riso? Sì. Va bene? Buono. Contento? Ho appena conosciuto una coppia polacca con 2 Tenere 700 che vengono dalla Polonia in Thailandia. Sono 8 mesi in viaggio, meraviglioso. Abbiamo scambiato i canali, loro hanno Facebook e ho visto un po' di video, complimenti. Un viaggio che forse resterà un mio sogno, sin da ragazzino, il sogno di fare un viaggio in moto così, troppo bello. Chissà, ormai sto crescendo, sono quasi vecchietto, non lo so se realizzerò mai qualcosa del genere. E questo è il mio noodle, pesce, vari tipi di pesce e verdure. Me lo potevi ricordare? Ho visto il forno. Dai, andiamo. Metti dritto il forno e te lo Andiamo. sistema. Dai, ciao ciao. Ciao. Come la infermiera? 106. Ciao. Ok. Ciao ciao. Beh, dato scuola noi andiamo a esplorare, ragazzi, andiamo a filmare qualcosina, andiamo a filmare un parco nazionale. Questa è proprio la spiaggia attraversando la strada, attraversi la strada e trovi questo che vi faccio vedere adesso. È un posto parecchio bello anche questo. Si arriva da questa stradina molto sabbiosa, lo scooterone, e siamo qua. Guardate che spiaggia deserta, bella, porca miseria. Non c'è praticamente nessuno ed è una spiaggia anche questa di chilometri e chilometri, non so quanti, ma forse 5, 6, 8 chilometri, non lo so, finisce qui avanti. E da questa parte invece si va dove avete visto, dove abbiamo cenato, nella strada principale del paesetto. Qua c'è il ponte dove pescano tutti quanti e qua c'è questa spiaggia selvaggia al massimo, davvero selvaggia.
Beh, questa spiaggia l'abbiamo vista, proseguiamo perché abbiamo ancora 2-3 giorni qua e voglio vedere il più possibile. Ragazzi, poi la Thailandia finisce qui, si parte, ragazzi. Thailandia esplorata, conquistata. Vedete ragazzi, lungo la strada una botteghina litro di benzina, perché qua non ci sono distributori intorno e li vendono sempre gasoli. E qua comincia la provincia di Trang, siamo parecchio a sud ormai ed è per questo che la Thailandia finisce qua, ragazzi. Finisce qua perché l'abbiamo visitata, ve l'abbiamo fatta vedere, vi abbiamo fatto vedere Phuket, le isole, tante isole più piccole, spiagge ve ne abbiamo fatto vedere 3000, va bene così, ci siamo divertiti, è ora di chiuderla qua. Quindi ragazzi siamo dentro un parco naturale o nazionale, ci sono spiagge, ci sono ristoranti, con un po' di difficoltà e da solo, Rita a piedi, abbiamo raggiunto un bel posticino, credo, una spiaggia isolata dentro questo parco. Serpenti hai trovato? No, ma avevo un po' di ansia, ce l'avevo. Guardate amici dove siamo sbucati, in un paradiso terrestre. Siamo, a parte che siamo soli, ma guardate questi isolotti con tutta la spiaggia intorno, che belli. Ci troviamo nel parco nazionale Hat Chao Mai. È bellissimo, è un paradiso terrestre, adesso ve lo facciamo vedere, ma ero convinto che fosse più isolato. Invece c'è un via vai di queste barche, non so neanche dove vadano, forse queste isole che abbiamo di fronte. E passano qui continuamente, guardate, ce n'è già due lì, una sta arrivando, una è appena passata da qui avanti, è trafficatissimo. Comunque bellissimo, facciamo due passi, ve lo facciamo vedere. Cappellino perché le temperature qua, ragazzi, sono proibitive ormai, io non resisto più. È pieno di questi alberi sradicati totalmente, ma enormi, con queste radici gigantesche come questo che ho appena inquadrato. Secondo noi sono tutti stati sradicati dallo tsunami del 2004. Solo quella potenza poteva fare questo, secondo me. Poi chissà, magari è una teoria totalmente errata. Guardate, ve ne faccio vedere altri due. Vedete, uno qui e l'altro qui. Questa ha continuato a vivere, vi rendete conto? Si è radicato da quella parte e lì sotto ha continuato a fare le radici e sta vivendo, è verde. Anche questo ha continuato a vivere, ha ripiantato le radici qua, guardate, pazzesco.
incredibile. Guardate, sradicato da una parte, le ha ripiantate comunque giù e stanno vivendo, incredibili. Mette la mano vicino Rita per far vedere quanto è grande questa stella marina, mai vista, stupenda, gigantesca. È bella. Adesso ragazzi andiamo via, abbiamo preso un po' di sole, fatto una passeggiata, c'è un caldo atroce, ce ne andiamo. Guardate questa medusa piccolina, vicino la mano per farvi capire le dimensioni. Un pallone da calcio. Si è ritirata la marea di 20 metri. Arrivati nel quartier generale del Parco Nazionale della Thailandia.
goccio di acqua e usciamo. Riprendiamo lo scooter, andiamo a fare un giro. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9 I still wished you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Ragazzi, si va a cena, sono le 8:15. Scooterino e partiamo. Il nostro ristorantino in spiaggia, come a pranzo, come ieri, sta da Dio qua, siamo tornati proprio anche nello stesso tavolo. Abbiamo preso io un riso con carne e verdure, Rita della papaya salad, come si chiama? Un'insalata con frutti di mare e Dado del pollo fritto con riso e ketchup. Speriamo che arrivi in fretta perché devo tornare al computer per fare un lavoretto e quindi speriamo che ci servano subito. Con la signora Rita azzecca sempre, E portano- seafood, ma guarda quanto pesce, quanta verdura. Portano sempre i piattini pensando che io ve ne dia, invece non ve ne Assolutamente, do. mangiati tutto tu. Verdure, c'è i gamberi, ormai sono ghiotto di gamberi poi, io sto mangiando gamberi e basta. Oh, quel piatto Rita te lo sto invidiando perché è pieno di gamberi, è fresco, Gamberi, verdure, calamari, che buono, vero? verdure, buona. Ti piace? Un po' piccantino come sempre. Un po' piccantino, molto A piccante. me piacerebbe. A me piace. Il mio e vediamo quello di Dado. Alette di pollo fritte con verdure e ketchup, è buono, dai. Buon appetito a tutti. Buon appetito anche a Dado, a Rita. Il mio è bello, guardate una volta che apri quella pallina quanto riso c'è. È un bel piattone, lo adoro questo piatto. Già in camera fretta e furia purtroppo perché avevo ancora fame, avrei cenato meglio, con più calma e invece avevo da fare una cosa, quindi siamo rientrati, mi metto un po' al lavoro. Ragazzi, ci vediamo domani mattina. Buongiorno a tutti amici, è arrivato il giorno della partenza. Raggiungiamo a Krabi dove c'è l'aeroporto, l'ultima casa, appunto poi vicino all'aeroporto per poter prendere un aereo e salutiamo la Thailandia. La Rita chiude le valigie come sempre, buongiorno. Buongiorno. Sì, Rita, ultima casa in Thailandia. In Thailandia. Vabbè, siamo stati bene. Siamo stati molto, Molto bene, l'abbiamo visitata per bene. Speriamo ragazzi, amici, di avervela fatta gustare, speriamo che vi sia piaciuta. La vita e il viaggio continuano. Eh sì, continua. Ok.
Reception, quella alla reception. Questo signore ci porta addirittura sino alla casa, quindi non dobbiamo prendere nessun altro mezzo. Credo un'oretta e mezzo, ma ho appena controllato e sono 1 ora e 52, altro che un'oretta. E vabbè, ci mettiamo comodi, c'è fresco e viaggiamo, ragazzi. Siamo dentro Krabi, che è una grande città, e dista 18 minuti da casa nostra. Quindi qui torneremo, questa non l'abbiamo mai visitata e mai filmata, quindi qui torneremo e ve la faremo vedere. In scooter 18 minuti non è niente. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati, adesso dobbiamo capire dov'è la nostra casetta e poi noleggiarci uno scooter. Visitiamo Krabi, stiamo altri 2 giorni qui, incontreremo degli amici che abbiamo già incontrato, che mi devono portare, vabbè, ma vi racconto tutto con calma, dai, non vi anticipo nulla. Adesso scarichiamo le valigie. Ok, ci troviamo al Tip Siam Village, dobbiamo solo capire qual è la nostra casa, ce n'è diverse. Però forse qua c'è un lavoratore, vado a chiedere subito. Attenta al mio zaino, Abbiamo una bella piscinetta e io ho gli occhialini e potrei iniziare a nuotare 2 giorni, E poi abbiamo queste case di fronte alla piscina. Questo sembra molto molto carino, è vero? Delle casette in questo spazio chiuso, quindi al sicuro, con questo cancello. Allora vi spiego. Siamo tornati qui perché qui c'è l'aeroporto, ma siamo tornati qui anche perché rincontriamo Massimiliano e Alessandra, che abbiamo incontrato precedentemente, forse a Koh Phangan. Tornano in Thailandia il 26 e mi devono portare una GoPro che avevo a casa dei miei, quindi da mio padre l'ho fatta spedire a casa loro e loro stanno venendo qua per un viaggio di piacere e ci incontriamo e me la portano, perché vi ricordate ho spaccato sia la 12 che la 10, ma dovete sapere che ha iniziato a funzionare sia la 12 che la 10, sicuramente erano umide da quella escursione che abbiamo fatto quando ho fatto snorkeling, sono rovinate tutti e due, ma stanno rifunzionando tutti e due. Il caso ha voluto così. Ragazzi, vi voglio presentare Paul, comunque è il proprietario insieme a una ragazza che gestiscono questo bellissimo villaggio. Ok, gentilissimo, mi aiuta a fare delle cose, ci ha già noleggiato uno scooter. Nice to meet you. Nice to meet you. Piacere di averti conosciuto in italiano, ok? Grazie. Grazie. Abbiamo lasciato le valigie da Paul al Tip Siam Village e adesso andiamo sotto il suo consiglio. Andiamo a mangiare qualcosa in spiaggia. Che bello questo posto. Non potevamo che salutare la Thailandia a Krabi in un bellissimo posto. Siamo messi bene come casa, come organizzazione della casa, siamo messi molto bene anche come location, come posizione. Guardate dove siamo. Questo dista 4 minuti da casa nostra e ci sono tutti i ristoranti sulla spiaggia. Beh, Rita, top! Sicuramente sono iniziati di nuovo i periodi delle piogge, perché già da qualche giorno che è sempre nuvoloso. Abbiamo controllato effettivamente da novembre a febbraio e quindi è molto probabile. Guardate il tempo, continua a piovere, siamo incastrati qua in un big sea, però non dista neanche molto dove dobbiamo mangiare, ci vuole un minuto di scooter, ma un minuto con questa quantità d'acqua ci bagniamo parecchio. Sì.
Quindi o aspettiamo altri 2 minuti o andiamo a razzo. Io e Rita abbiamo preso 3 piatti dove c'è del pesce, dove ci sono dei gamberi, delle verdure, il riso, e Davide degli spaghetti al sugo. Come potevo filmare? Con il boccone già in bocca, ragazzi. È una costante. Non ce la fai. Questo non sappiamo da dove provenga, non l'ha apparentemente ordinato nessuno, però ce l'hanno portato. E ce lo mangiamo. Non glielo lasciamo comunque. Nutellina, Un cake con la Nutella perché la pasta era poca. Dopo il bel pranzetto siamo tornati qui nel villaggio, nel residence. La camera è quasi pronta, mi faccio un bagnetto in piscina. Il tempo ormai è di nuovo piovoso. Il tempo è piovoso, Dado. Ma c'è comunque sempre molto caldo. Bagnettino ci sta. Abbiamo preso possesso della casa. Casettina semplice, poco prezzo e viene bene stare qua perché abbiamo l'aeroporto a 20 minuti. Ci accompagnerà addirittura lui, ci accompagnerà 2 ore prima per fare i check-in, quindi è la giusta soluzione. Lettone. Lettino, 2 letti, una cucina, qui un bagno, normale, lavandino, doccia e water. Cucina, però non c'è nulla, non ci sono piatti, non ci sono posate, ha detto che ce le porta lui, perché qui in Thailandia spesso non consentono la cucina per via della sicurezza di mettere le bombole dentro casa, e quindi la cucina è qua fuori all'aperto. Come la casa, ve la ricordate? È bella quella con l'altra piscinetta che aveva la cucina dietro le camere, era all'aperto praticamente. Ci stiamo organizzando un attimo, come ogni volta appena prendiamo possesso di una casa. Computerino qui, ho già lavorato tanti giorni in questi tavoli tondi, ci arrangiamo, ci adeguiamo, continuiamo a farvi vedere i video, ragazzi. Tu, Rita, hai vuotato invece le valigie, stai sistemando un po' la roba negli armadi, il proprietario Paul ci porta una pentola, una padella, così riusciamo a fare almeno le colazioni, 2 spaghetti. Abbiamo organizzato un po' la casetta. Rita ha riordinato tutto, ha aperto le valigie. Sono le 6:20 e andiamo a comprare barattolo di sugo. Andiamo a comprare quello. Per fare una pasta. Andiamo a comprare quello che ci serve per fare la colazione e siamo già tranquilli. Poi magari il pranzo in giro e la cena a casa, siamo comodi. Lo prendiamo, il nostro scooterone, il PCX, che non so neanche di che marca sia. Per fortuna abbiamo un macro, ci abbiamo messo 5 minuti, neanche 8 come diceva il navigatore. E troviamo tutto, troviamo la carne, troviamo le verdure, troviamo le uova, la roba per fare colazione, siamo tranquilli così qualche giorno. Stiamo comprando le cose essenziali, pomodori, il pane per fare un sugo, quindi delle cipolle, una cartella di uova che ci servono per colazioni e anche per fare appunto 2 polpette e un hamburger. Manzo e maiale. 50 euro di spesa, ma mangeremo diverse colazioni e anche diverse cene. Quindi va benissimo. Guardate che bel portabagagli che ha, che bello spazio. Adesso si rientra, prima però in un 7-Eleven che è qua davanti, compriamo anche altre 2 cose che ci mancano, come il succo di frutta, il pan grattato e basta. Si rientra carichi di spesa, abbiamo trovato anche il pane grattugiato, quindi hamburger, polpette, sugo, pasta asciutta, riusciamo a fare tutto come sempre, tanto non ne mangiamo da 10 giorni di polpette, quindi va bene. È il piatto più veloce ed è quello che ci consente poi col sugo di farci anche 2 spaghetti. Comunque bella posizione questa casa, molto bella. 2 minuti dal mare, 2 minuti da tutti i supermercati.
Vai Dado, riempi e portiamo dentro. Ce l'abbiamo fatta, così mamma cucina. Oh mio Dio, quanta roba. 18:59, 10 secondi e siamo in cucina. Mamma ha lavato tutte le pentole, stoviglie, sì esatto. E adesso siamo pronti per cucinare. Dobbiamo fare le polpette, niente di troppo speciale, ma buonissimo, non fraintendete. E basta? O facciamo... Tanto per cambiare, ma è una delle cose più prelibate. semplici e veloci e facili qua in Dobbiamo Thailandia fare... da preparare. Devi fare altro, tipo non so, pasta o roba? Sì, facciamo le polpette al sugo e la pasta al sugo. Va bene. Bene. Semplice ed efficace. Prendiamo un po' di qua e un po' di là e ce lo lasciamo per il ravo. Mm. 400 polpette fatte. 18 per l'esattezza. 400. E adesso abbiamo gli hamburger. Adesso siamo agli hamburger. Ma per un'altra volta. Certo, il macinato che è avanzato lo trasforma in hamburger. Allora, mamma ha finito di fare le polpette, gli hamburger. Adesso però arriva la parte più difficile perché credo che papà vi abbia già parlato. Questa cucina non funziona perché non ci sono delle bombole per un motivo che non mi ricordo e quindi dobbiamo andare a cucinare fuori. Forse c'è un piccolo dettaglio, non ho le ciabatte, vado a prenderle. Allora, ma c'è un po' buio, ma... Dai, ma... Guardate che figo con la GoPro, tutto blu. Chiedo a papà se mi può dare una sorta di luce, perché altrimenti non vedete una mazza. Ho procurato una luce che mi sta accecando. Se la metto così posso raccontare le storie horror. Ok, comunque adesso vi faccio vedere quello che prima non avete visto. È questo che sta succedendo. Mettila passata, mettila passata. Che si stanno un po' attaccando. No, l'hai rotta. È un po' impegnativo fare via vai. Quindi vi lascio lì e filmerete che scendo. Arrivo, Mamma mi ha messo a fare la guardia delle polpette e sì, mi sono dimenticato di prendere la luce. Comunque, siccome siamo fuori, mamma ha detto che ha paura che entrino insetti nelle polpette, quindi io le devo controllare, ma non sa ancora che se arriva un insetto abbastanza grosso da farmi paura, non proteggerò mai le polpette, ma scapperò via. Ragazzi, non potete capire l'odore che fanno, sono buonissime. Mamma mia, signori. Mamma deve andare a prendere un altro piatto, mi sembra, e mi ha messo qua a grattugiare il parmigiano. La cosa che non so è come si faccia, perché non l'ho mai usata una grattugia. Credo si faccia così, avanti e indietro. Sta facendo qualcosa, dai. Sugo delle polpette nella pasta. Mamma ha fatto un miracolo anche oggi, non abbiamo niente, ma riusciremo a mangiare. Sì. Apparecchiamo. Cena di fortuna, amici, è proprio cena veramente di fortuna, Rita? Sì. E comunque un brindisi ce lo facciamo sempre, la Rita. Sì. La reticella. Col vino cileno, Sì, buono. Col vino cileno. Salute a tutti, amici. E comunque polpette sempre Sì. top. Non si può dire niente contro le polpette, mai. Anche perché tu sei il presidente? Il presidente
dell'agenzia. Dell'associazione delle polpette. L'associazione è agenzia di viaggi. Abbiamo di nuovo mangiato molto bene. Dado contentissimo perché ha la sua pasta, le sue polpette, la sua insalata. Noi abbiamo il nostro vino che paghiamo di meno perché lo compriamo in un supermercato. Abbiamo anche un rospo dietro casa,